Amiche e amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi in cui parliamo del mercato dell'Inter, ma lo facciamo in una chiave diversa dal solito perché abbiamo ricevuto su Passione Inter delle notizie relative ad Hakan Çalhanoğlu che hanno acceso una serie di riflessioni. Stavo facendo dei ragionamenti che voglio portarvi oggi in questo contenuto in cui però credo sia doveroso partire dalle notizie, dagli aggiornamenti che riguardano questo caso Çalhanoğlu che abbiamo già commentato anche ieri alla luce dell'ultimo sviluppo molto importante che arriva dall'Inter, un Inter che evidentemente stufa dell'ambiguità di questa situazione che purtroppo sta diventando un tormentone estivo ricorrente con Çalhanoğlu di mezzo nel 2023 con l'Arabia Saudita, nel 2024 con il Bayern e di nuovo nel 2025 con il Galatasaray, che facendo leva sulla volontà del giocatore che è ben disposto ad andare in Turchia, dove lo aspetta anche un contratto piuttosto ricco su cui praticamente è quasi d'accordo sostanzialmente, sfruttando anche la tanta spinta mediatica che c'è stata dalla Turchia, sfruttando anche quello che è stato mediaticamente un caso esploso pubblicamente con le parole di Lautaro Martinez e Marotta, il Galatasaray ha provato a prendere per il collo l'Inter sostanzialmente per arrivare all'acquisto di Hakan Çalhanoğlu. C'è da dire che in tanti hanno detto e continuano a dire le parole di Lautaro Martinez e Marotta hanno deprezzato Hakan Çalhanoğlu. Da quello che sappiamo noi, da quello che vi racconto da settimane, il Galatasaray molto prima che Lautaro Martinez e Marotta soltanto pensassero di fare quelle dichiarazioni lì, avevano in testa l'idea di andarsi a prendere Çalhanoğlu dall'Inter con una cifra che non ho un altro aggettivo come ieri per definirla se non ridicola, ovvero una decina di milioni di euro, giù di lì. Questa è la cifra con cui il Galatasaray pensa di poter prendere Hakan Çalhanoğlu, o almeno pensava, perché poi l'Inter ha deciso di mettere un po' fine a questa ambiguità di questi ultimi giorni, facendo trapelare l'intenzione di non sedersi nemmeno di fronte ad un tavolo di una trattativa a queste cifre. Non ci sono margini per trattare a queste cifre e quindi nelle scorse ore si è parlato di caso chiuso con tanti influencer, giornalisti, commentatori, eccetera, che si sono sbilanciati anche nel parlare di caso chiuso e Çalhanoğlu che rimane. Chiaramente anche noi ieri abbiamo fatto dei ragionamenti in questo senso, sulla possibilità che Çalhanoğlu rimanga e come dicevo, credo che in un ambiente professionale fatto di professionisti come l'Inter si possa trovare una sintesi nel caso in cui Çalhanoğlu non dovesse partire, anche per andare avanti insieme, anche per ricucire questo rapporto o comunque per far sì che dei professionisti non debbano per forza uscire tutti i giorni a cena insieme quando danno il 100% in campo. E anche San Siro, secondo me, i tifosi saranno ben disposti a placare ogni tipo di caso quando vedono il proprio giocatore che in campo dà il 100%. Io su questo non ho particolari dubbi. Ho dei dubbi sul fatto che si possa realmente considerare chiusa questa questione, ho dei dubbi sul fatto che si possa davvero considerare Hakan Çalhanoğlu fuori dal mercato, per diversi motivi. Intanto perché potrebbero comunque tornare alla carica altre società, l'Arabia Saudita, anche se sembrava fosse stata rifiutata negli ultimi giorni, magari dalla Premier League, magari lo stesso Bayern Monaco che ci aveva provato l'anno scorso, anche se la vedo difficile, sto facendo puramente un'ipotesi, magari lo stesso Galatasaray in maniera un pochino più seria rispetto a quella che l'Inter invece ha stanato. Ecco, la non serietà del primo approccio del Galatasaray secondo me è stato stanato da un Inter che potrebbe di nuovo ritrovarsi il Galatasaray sotto la sede a bussare per Çalhanoğlu, considerando che quei 75 milioni con una formula molto particolare che stavano cercando di mettere sul piatto per Victor Osimhen potrebbero ecco, non bastare per convincere il Napoli. La trattativa si sta complicando a quanto pare in queste ore, non ho seguito gli ultimissimi sviluppi, però è una trattativa che si sta complicando. Dovesse saltare Osimhen, una parte almeno di quelle risorse il Galatasaray potrebbe riversarle su un giocatore come Çalhanoğlu che anche da un punto di vista mediatico appunto ridarebbe un certo lustro, diciamo così, al Gala. È un giocatore per cui stravedono, leader anche della Turchia chiaramente, e sarebbe un colpo molto importante per dimenticare eventualmente la beffa Osimhen. E quindi in Turchia la notizia che abbiamo ricevuto anche pochissime ore fa, l'ulteriore aggiornamento, ci continuano a dire che secondo la ricostruzione che fanno in Turchia, le notizie che arrivano in Italia, dall'Italia sono notizie spinte dall'Inter, ma che non rispecchiano in realtà quello che l'Inter pensa realmente. Anzi, c'è più di qualcuno che mi dice che dentro l'Inter la situazione Çalhanoğlu
agita un po' le acque, è una situazione che si vuole definire in un senso o nell'altro nel giro dei prossimi giorni, e l'Inter intanto fa la voce grossa cercando di tenere alto il prezzo del cartellino e cercando di massimizzare un'eventuale cessione del giocatore che il Galatasaray continua sotto traccia ad inseguire. Ieri ne ha parlato anche l'allenatore del Galatasaray, è tornato a parlarne. In Turchia continuano a dirmi che non escludono che il Galatasaray possa tornare alla carica anche ad agosto inoltrato per riprovarci di nuovo, e quindi potrebbe essere una questione che ci porteremo avanti con l'Inter, che chiaramente si trova a dover gestire una situazione che inevitabilmente è molto delicata e un po' spinosa. Situazione che, come vedete, mi ha fatto citare più volte in questi pochissimi minuti di contenuto l'aspetto mediatico. Anche qua, ho parlato sia con delle fonti interne molto vicine a questa trattativa, sia con tanti giornalisti turchi che, continuano anche a portarmi avanti questo discorso delle differenti narrazioni tra gli italiani che stanno cercando di tenere alto il prezzo di Calhanoglu e i turchi che invece si dicono possibilisti, con il Gala che sotto traccia, sotto sotto, pensa davvero di poter tornare alla carica e di poter fare l'affarone sostanzialmente. Quindi l'aspetto mediatico torna ed è un po' il tema del discorso, della discussione che volevo portarvi. Riguarda questo mercato, un mercato che comunque a me piace molto il mercato, mi piace seguirlo, mi piace ragionare, fantasticare un po', mi diverte anche poter pensare agli acquisti, a come può cambiare l'Inter, ma anche le altre squadre. È chiaro che il mercato è molto dinamico, il mercato cambia in fretta, gli scenari possono veramente rivoluzionarsi completamente da un momento all'altro, così come per questo motivo non solo, ecco, non sono molto d'accordo con chi dice: tutti i giorni esce un nome nuovo che viene acquistato all'Inter, non sanno più cosa inventarsi". Sicuramente c'è della fuffa in giro, ovviamente, tante cose sono inventate quotidianamente, però ogni squadra, io lo ripeto sempre, è ovviamente attenta a tantissimi giocatori, però alla fine si gioca con 25 giocatori in rosa, non puoi averne 100, a meno che tu non sia il Chelsea, chiaramente. Quindi tra giocatori che l'Inter, facciamo l'esempio dell'Inter, tra giocatori che l'Inter cerca, contatta, segue, o vengono proposti, eccetera, eccetera, è ovvio che ci siano tantissimi nomi, poi qualcuno viene approfondito, qualcun altro no, e chiaramente ancora di meno in questo imbuto sono quelli che poi effettivamente arrivano. Quindi tanti nomi è normale che escano. È evidente comunque che il mercato sia diventato oggi un fenomeno mediatico gigante, che inevitabilmente accende anche le nostre discussioni. Esistono comunicatori esperti di mercato che fanno solo questo di lavoro, parlano di mercato, di notizie, scovano notizie, le verificano, spero, e le riportano. Tra tifosi, come detto, ne parliamo continuamente, e stanno succedendo delle cose molto particolari dal mio punto di vista, perché restando sempre sull'Inter, facciamo degli esempi sull'Inter senza andare sulle altre squadre. In questi giorni abbiamo visto accendersi e spegnersi ipotesi di mercato nel giro addirittura di minuti, se non di ore o di giorni, anche di minuti. È successo con Asensio, che non penso arriverà all'Inter, è successo addirittura con Yashari, che sembrava da un passo dal Milan, poi per qualche ora si è ipotizzato un tentativo da parte dell'Inter, che però dall'Inter hanno poi smentito, comunque sembra sfumato già nel giro di poche ore. È successo per un Nkunku, eccetera, eccetera. Nomi che vengono lanciati. Poi dopo qualche ora subentra l'ipotesi su come potrebbe giocare nell'Inter, poi si complica l'operazione, diventa una telenovela oppure sfuma subito così. Sta succedendo molto spesso questa cosa, così come su Frattesi, ragazzi, a proposito di mediaticità, probabilmente c'è anche un grande lavoro mediatico che fa il suo agente, perché ad ogni sessione di mercato si parla di Frattesi sostanzialmente, e negli ultimi 10 giorni, se avete aperto i giornali, ci avete fatto caso che ogni giorno Frattesi passa dall'essere sul mercato all'essere tolto dal mercato, poi di nuovo ci sono l'Atletico Madrid e non solo, poi di nuovo resta incedibile, poi rinnovo di contratto, no, anzi può partire la giusta cifra, ogni giorno montagne russe su e giù. Per non parlare poi anche, sempre rimanendo sul tema mediatico, dei casi social, nel senso che
In questi giorni l'Inter, ne abbiamo parlato anche noi in diretta l'altro giorno scherzando, ma l'Inter è stata smembrata e rivoluzionata sulla base di mi piace, selfie, Instagram stories, sulla base di chi ha preso l'ombrellone accanto a chi al mare. Cioè l'Inter sulla base di questo è stata mediaticamente smembrata, smantellata e rivoluzionata. Poi ieri in diretta stavamo scherzando dicendo ma il commento batte un mi piace a livello di peso come carta, forbici, sasso che ognuno batte un'altra cosa perché Thuram è tornato a commentare il post di Instagram di Lautaro Martinez, sono arrivati altri mi piace importanti e tutto il caso social era nato dal mi piace di Thuram al post di Çalhanoğlu, quindi ora che Thuram ha commentato il caso è rientrato oppure no? Ma tornando un po' all'apertura, a quello con cui abbiamo aperto questo contenuto, i primi però a giocare coi media sul mercato, dal mio punto di vista, sono i dirigenti stessi e nella newsletter di oggi di Passione Inter, tra l'altro la potete recuperare gratis con il link che trovate in descrizione qui sotto, così ogni venerdì ricevete un contenuto di approfondimento gratuito sull'Inter nella vostra mail, quindi mi raccomando leggete la nostra ultima newsletter nel link qui sotto in descrizione. Parlavo delle bugie non bugie. Che cosa significa? Diciamo ormai mi son fatto questa idea, confermatemi oppure smentitemi, ditemi se siete d'accordo, però mi son fatto l'idea che tutti noi, anch'io ogni tanto casco in questa cosa, lo ammetto, cerchiamo spesso il non detto nelle dichiarazioni. Cioè, i dirigenti hanno detto questo, ma in realtà intendevano quest'altro. Hanno detto questa cosa, però era una strategia per poter dire quest'altra cosa e far passare questo messaggio nei confronti dell'altra persona che non c'entrava nulla. Può essere, però mi rendo conto poi che invece l'anno scorso, durante la festa per la seconda stella, per esempio, Ausilio aveva detto che: "Ci credete se vi dico che il mercato dell'Inter è finito?" Aveva detto 23 era già il 23 aprile sostanzialmente. E così è stato, perché Taremi e Zielinski erano già presi, erano stati già annunciati e dopo quel momento sono arrivati solo Martinez, il portiere, e Palacios, quindi, niente di mercato sostanzialmente. A febbraio scorso, il presidente Marotta, nella conferenza stampa dopo l'assemblea, dei soci, aveva preannunciato che questa non sarebbe stata un'estate di rivoluzione, sarebbe stata un'estate di ringiovanimento, come chiesto dalla proprietà, ma non di rivoluzione e non sarebbero stati cambiati 12 calciatori, un numero buttato lì. E più si va avanti, più questa dichiarazione sembra in effetti verosimile. Non so se siete d'accordo. Anche se, francamente, e qua vi do la mia opinione, non mi trovo del tutto d'accordo, nel senso che per me comunque c'è bisogno di dare una rinfrescata, a questa squadra, di aggiungere degli innesti di spessore in alcuni ruoli chiave come la difesa, per poter davvero dare aria fresca, per poter aprire anche una nuova era. Implicito chiaramente che qualcuno deve partire per far spazio ai nuovi, perché siamo già in troppi ed è stato già speso tanto in questa Inter, quindi qualcuno deve partire inevitabilmente. A questa cosa che riferisco, che ho detto anche nella newsletter, è arrivata una risposta nel club di Passione Inter molto interessante. Per questo io consiglio sempre di entrare a far parte del club di Passione Inter perché è una community sana, molto equilibrata, moderata, in cui soprattutto si può parlare di Inter, ma anche di calcio in generale e non soltanto, con tanti tifosi da tutto il mondo che portano sempre delle riflessioni molto, molto interessanti. Per questo io vi invito sempre ad andare su passioneinter.club ed entrare nella nostra community, perché ci sono riflessioni molto interessanti come quella del nostro Massimo, che in risposta alla mia newsletter dice aspetta che mi sono preso l'appunto del messaggio. Eccolo qua. La domanda più importante penso sia, dice Massimo, si pensa davvero di aprire un ciclo con Chivu o si parte già sapendo che il traghettatore per che sarà il traghettatore per un anno o forse più? Rispondendo a questa domanda, poi la successiva è: se si pensa di aprire un ciclo, quali sono gli obiettivi di questa stagione? Se invece dobbiamo solo tenere botta quest'anno, come si traduce in obiettivi stagionali? Il mercato penso sia solo una conseguenza di queste domande. Massimo, come al solito, pone degli interrogativi centrati e molto interessanti. Sono curioso di sapere come la pensate anche voi in risposta al commento, ripeto, condivisibile di Massimo. Io replico in questo modo. Innanzitutto la questione dovrebbe anzi probabilmente essere alzata ad un piano ancora superiore, ovvero
Si pensa davvero di aprire un ciclo con Oak-Tree? E con questa dirigenza anche? Metterei dentro? O partiamo sapendo che Oak-Tree è qui a breve termine? E poi tutto il resto sarebbe a cascata. Quindi già la prima riflessione secondo me si potrebbe alzare di un piano, forse 2. Kivu per me, ditemi che ne pensate, arriva con le dovute proporzioni, guai a fraintendermi, con le dovute proporzioni arriva con delle dinamiche simili all'arrivo di Inzaghi nel 2021. Tant'è che, come Inzaghi, anche Kivu ha firmato un contratto biennale e come Inzaghi forse non era la prima scelta. Adesso ci metto il forse. Ripeto, situazioni diverse, vanno fatte le dovute proporzioni anche sulle differenti esperienze dei 2, ma io ci vedo alcune similitudini nella scelta di Kivu rispetto alla scelta di Inzaghi ai tempi dopo Conte. Per cui io credo che, come per Inzaghi ai tempi, oggi valga lo stesso discorso per Kivu. Probabilmente oggi sei costretto a dichiarare che in quanto Inter, arrivando da una finale di Champions più tutto il resto, devi provare a vincere. Però mi sembra evidente che l'obiettivo reale e realistico sia quello di stare tra le prime 4, quindi confermarsi in Champions League, magari vincere la Supercoppa, che ti piazza qualcosina sull'albo d'oro, fare qualcosina in Coppa Italia e stare nelle prime 24 di Champions League. Stare nelle prime 8, secondo me, al secondo anno sarà molto più difficile, ora che tutti sanno un po' come funziona, eccetera, eccetera. Per cui fare almeno i playoff di Champions League e quindi puntare anche agli ottavi di finale. Quello che verrà di più, secondo me, sarà tutto di guadagnato, sia in campionato che in Champions League. Realisticamente, quindi, questi sono gli obiettivi con cui Kivu può meritarsi la conferma e magari anche un rilancio, se saprà confermare le aspettative e confermarsi al livello. Per farlo, però, ripeto, secondo me c'è bisogno di aiutarlo Kivu sul mercato, dove l'Inter, lo ripeto, ha già investito tanto, necessariamente dovrà far spazio con delle cessioni dei vari Buchanan, Sebastiano Esposito, Aslani che pare stia rifiutando destinazioni estere per restare in Italia possibilmente, Aleksandar Stankovic, ma anche altri giocatori. E sugli investimenti fatti, io in questo preciso momento ho dei dubbi dal punto di vista strategico, però sto andando un pochino lungo e quindi non voglio dilungarmi oltre e non voglio aggiungere troppa carne al fuoco. Ne parleremo allora nel club di Passione Inter su passioneinter.club. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qua. Io aspetto i vostri commenti perché abbiamo sollevato delle questioni secondo me molto interessanti e voglio sapere la vostra opinione qui sotto per discuterne insieme. E ci ritroviamo con la diretta alle 19:30 come sempre. C'è un altro approfondimento che vi consiglio di recuperare, lo trovate in descrizione per chi ci segue in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.